Avevo 10 anni quando, un bel giorno d'estate, mia madre mi chiede di andare al mercato per comprare 1 chilo di pomodori. Era una splendida giornata di sole. Il banco era circondato da tante persone con i loro sacchetti di carta pieni di frutta che facevano a gara per farsi servire per primi. Io, piccolo piccolo, faticavo a farmi vedere in mezzo a così tanta gente, a così tante voci. Chi spingeva da una parte, chi dall'altra. A un certo punto una bella signora al mio fianco, piuttosto corpulenta, con tono dolce e allo stesso tempo imperioso, richiama l'attenzione del fruttivendolo. «Luigi, c'è questo bambino che da 1/4 d'ora chiede di essere servito». Alzo lo sguardo verso la mia salvatrice e, un po' come nelle favole, divento rosso dall'emozione. «Ma lei è Aveninchi?» «Sì, Ciccino. Posso aiutarla a portare i pacchi della spesa?» «Ma certo, se ti fa piacere». Così la accompagno fino alla porta di casa, in via Livorno, poco distante da casa mia. La signora mi fa accomodare nel salone, mi offre un bicchiere d'acqua e mi regala dei cioccolatini. Da allora ogni tanto la incontravo al mercato e ogni volta la accompagnavo a casa. Una volta ebbi il coraggio di presentarmi improvvisamente. Suonai il campanello e lei mi aprì, accogliendomi sempre con quel suo bel sorriso. «Ciccino, sei tu? Mi scusi per il disturbo, signora. Potrei avere un autografo?» «Ma certo, tesoro». Conservo quella foto con dedica come una reliquia. Per Alessandro, tanti auguri, Aveninchi. Chi lo avrebbe mai detto che da grande avrei onorato quei suoi auguri intraprendendo la professione di musicista e lavorando in teatro, nel cinema e in TV? Sulla scia del ricordo e dell'emozione di quel primissimo fortunato incontro, oggi vi propongo un classico della cucina italiana: i pomodori ripieni di riso con patate, un piatto che Aveninchi avrebbe sicuramente apprezzato, essendo lei romana d'adozione. Tipico della tradizione romanesca, vegano e senza glutine, da consumarsi a temperatura ambiente o addirittura freddo, così è ancora più saporito. Oggi lo preparerò per voi. Ma prima di cominciare, se il video sarà di vostro gradimento, mettete un like e iscrivetevi al canale. Siete pronti? Incominciamo? Incominciamo! Per 6 porzioni di pomodori con il riso avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 250 g di riso Roma, 6 pomodori da riso, 600 g di patate con la buccia, un mazzetto di basilico, un rametto di rosmarino, dell'origano, dell'aglio in polvere, olio extravergine di oliva quanto basta, sale fino e pepe nero. Comincio tagliando a tocchetti regolari le patate e immergendole in acqua fredda a riposare. Taglio poi la calotta e svuoto i pomodori con lo scavino. In mancanza va bene anche un cucchiaino, raccogliendo la polpa nel bicchiere del mini pimer. Condisco i pomodori con poco olio, sale, pepe, una punta di origano e li ripongo a parte. Anche la polpa la condisco allo stesso modo: olio, sale, pepe, una punta di origano e poi passo tutto al mini pimer. In un recipiente metto il riso e lo irroro con buona parte del sugo ottenuto. Poi lo faccio riposare per un'ora circa in frigorifero. Trascorso il tempo di riposo, riempio i pomodori con il riso bene insaporito, ma senza esagerare perché il riso in cottura si gonfierà. Spargo un po' di basilico fresco e poi chiudo con le rispettive calottine.
È giunto il momento di scolare le nostre patate, condirle con il succo di pomodoro rimasto e qualche aroma in più, aglio, sale, pepe, delle erbe aromatiche e del rosmarino. Infine le distribuiremo nella teglia insieme ai nostri pomodori, pronti per la cottura. In forno a 220 gradi per circa un'ora, ma sarà molto importante preriscaldare il forno. Infine, se sarà necessario, 5 o 10 minuti di grill giusto per far dorare la superficie. Un piatto ricco di storia, dal profumo antico, che ricorda le scampagnate fuori porta, le tavolate dei giorni di festa in famiglia, i pranzi della domenica dai nonni. Un piatto che conquista la fantasia prima ancora di appagare il palato, dove la dolcezza del riso e il gusto pungente del pomodoro caramellizzato si sposano benissimo con le erbe aromatiche, il basilico, l'origano, il rosmarino. Le patate insaporite da questo miracoloso intingolo ci regalano sensazioni di puro piacere gustativo, piatto estivo per eccellenza, leggermente bruciacchiato in superficie, profumato e invitante. Perfetto per chi è intollerante al glutine e appetitoso per tutti, da poter preparare con largo anticipo per essere apprezzato in tutta la sua bontà, anche 1-2 giorni prima, senza alcuna fretta. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.